Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Oggi ho una grandissima novità per tutti voi. Era una cosa che desideravo fare già quando siamo arrivati a 10.000 iscritti, ora siamo a più di 11.000 iscritti e non sono riuscita a farla perché ero molto impegnata tra lavoro e altri progetti, quindi non sono riuscita. Sto parlando di creare una comunità tutta nostra, oltre a quella che c'è già qui sul canale YouTube dove io posto i post, però voi riuscite solo a comunicarmi tramite messaggi, non c'è un posto interattivo dove pubblicare le vostre cose, dove chiedere aiuto, dove pubblicare gli stessi progetti che avete fatto prendendo spunto dai miei tutorial. Quindi ho deciso di aprire finalmente il gruppo Facebook. Sono contenta, un po' spaventata perché sarebbe insomma un altro impegno che devo seguire, però so che con il vostro aiuto ci riuscirò a farlo. Ora vi faccio vedere come trovarlo su Facebook, qui a fianco vi metterò un po' di foto così riuscite a cercarlo e a iscrivervi e poi vi faccio vedere anche come stanno andando tutti i progetti che vi ho promesso di fare. Diciamo che siamo a un buon punto. Anche chi ha poca esperienza con i social riesce a iscriversi al gruppo perché è molto facile. In pratica si apre l'applicazione Facebook, su in alto, che adesso comunque vi faccio gli screenshot e ve li metto, c'è la lente, ci andiamo a cliccare con il dito sopra, dopodiché ci uscirà una grafica dove c'è scritto cerca. Voi lì in cerca dovete scrivere le seguenti parole: la magia dei fili di Elena Rain Crochet. In pratica questo è il gruppo, dopodiché fate la richiesta di iscrizione e io dovrò accettarla per riuscire a far parte del gruppo e anche per creare dei post inerenti. Ho fatto sì che il gruppo sia chiuso, privato, proprio per verificare che ogni volta che si va a postare qualcosa ci sia l'ok mio. Sul gruppo si può pubblicare tutto quello che desiderate, quindi video progetti di altre creative, video progetti propri, video progetti che desiderate fare ma non sapete da dove si inizia. Le regole non le ho scritte, non ho intenzione di scriverli perché mi fido di voi, cioè io in tanti anni di canale YouTube non ho mai avuto un problema, mai una discussione, mai un'offesa, mai niente che possa aver creato del disagio a qualcun altro. Quindi vi ringrazio veramente per la vostra gentilezza, disponibilità e educazione, quindi veramente grazie. E veramente, cioè, siamo 11.000 persone sul canale, quindi immaginatevi se non foste così sarebbe veramente un casino, diciamo. E voglio praticamente porre queste diciamo regole della società non scritte anche nel gruppo Facebook. Scusatemi se sono così puntigliosa, ma voglio farvi trasmettere insomma la stessa energia del canale, quindi tranquillità, serenità, semplicità, aiuto, condivisione, collaborazione, quindi non vi preoccupate se dovete pubblicare un progetto di un'altra creativa, se volete pubblicare un tutorial vostro, se volete fare pubblicità al vostro canale, fatelo pure, avete assolutamente la mia libertà, assolutamente no regole in questo senso. Non c'è la vendita perché ci sono un sacco di regole e io non le conosco, quindi non voglio tra virgolette finire nei guai e neanche far finire nei guai qualcun altro, di conseguenza non c'è la vendita, però c'è la possibilità di pubblicare tutto quello che desiderate voi, basta che sia fatto a mano, ecco, diciamo così. Insomma, le regole base un po' del convivere tranquilli sui social. Vi chiedo anche di invitare tutte le vostre amiche, tutti i vostri amici o chiunque abbia voglia di far parte di una comunità, anche se non fa l'uncinetto o i feri, ma
ha bisogno di sentirsi parte di un gruppo, di sentirsi parte di una comunità come la nostra, è il benvenuto o la benvenuta. Diciamo che desidero creare lo stesso posto, come ho detto prima, che c'è su YouTube. In pratica noi siamo tranquilli, ecco, sul mio canale YouTube non è mai successo niente. Quando ho deciso di aprire il gruppo Facebook, la mia intenzione principale era quella di dare posto a tutte quelle creative che hanno preso spunto dai miei progetti. Sicuramente rispetto a tanti altri canali dove hanno migliaia di video o comunque centinaia di video pubblicati, io ne ho un po' di meno, però siete tantissime quelle che hanno creato. Nel tempo ho fatto fatica a pubblicare su Facebook, sulla community, tutti i progetti che mi avete inviato, ma perché faccio fatica a starci dietro, proprio fisicamente, cioè mi servirebbe l'aiuto di qualcuno a star dietro, perché diventa quasi un lavoro, cioè è un lavoro non retribuito, ma è un lavoro. Quindi non ce la facevo. Allora ho deciso, se arrivo a 10.000 apro il gruppo. Non ci sono riuscita, sempre per lo stesso motivo, perché fisicamente non sono riuscita a farlo. Non ci vuole tantissimo tempo, ci vorrà un'oretta più o meno, ci avrò messo per capire tutte le regole, eccetera. Sicuramente ho ancora tanto da imparare, però non è tanto nel crearlo in sé, ma nel gestire il dopo, quindi accettare i post, accettare chi deve partecipare, eccetera. Non mi piace magari avere qualcuno che viene solo a spiare, a portare via le informazioni e non a collaborare. Questo non vuol dire che voi siete obbligate a postare ogni giorno o che siete obbligate a fare qualsiasi cosa, basta anche stare lì a osservare e se riuscite a partecipare, cioè se un lavoro viene pubblicato e vi piace, sicuramente alla persona che lo pubblica fa piacere saperlo. Noi creative, metto anche me stessa in mezzo, abbiamo a volte quei momenti bui, quei momenti dove magari abbiamo centinaia di idee ma non riusciamo nella pratica a metterli, a farli vedere, insomma a farli, perché ogni tanto si va in crisi. E se non ci fossero queste comunità a tirarci su, io in questi anni ho fatto parte di tante altre comunità e assolutamente ci tengo a rimanerci, a volte mi sarei spenta, quindi magari non avrei avuto quella voglia di creare senza vedere tutti i vostri bellissimi lavori. Quindi vedi un punto bellissimo e dici ma non ho tanta voglia di farlo, però lo rivedi e dici ma com'è bello, ma dai proviamo, e così ti viene, no, l'ispirazione, ti viene la voglia di creare e di fare. Ecco, senza una comunità a volte ci si spegne, ma non perché non si è più bravi a farlo, semplicemente abbiamo un attimo bisogno di ripulirci la mente da tutte tante negatività e riuscire dopo a riprendere il nostro caro uncinetto. Però anche i feri, cioè io quando ho fatto il gruppo infatti ho scritto la magia dei fili, quindi creazioni con il filo, quindi cucito, feri, chiacchierino, insomma tutto quello che desiderate voi, ma perché no anche tutte altre creazioni fatte a mano, perché è bellissimo. Per quanto mi riguarda la fantasia è bellissima, cioè mi sento bambina, è come se fossi mio figlio che si mette lì a fare un disegno, veramente bello, anzi spesso e volentieri gli rubo i libri quando lui colora e dico guarda amore mi presti qualcosa, voglio colorare insieme a te, ed è divertente perché ci si torna un po' bambini, ecco, quindi è una bella sensazione. Ora velocemente vi farò vedere come stanno andando i miei progetti. Dovevo fare 2 t-shirt, anzi 2 top, però una non è più diventata una canotta ma l'ho fatta un po' più elegante, quasi finita, e la borsa, mi manca la borsa da avviare, tutto il resto l'abbiamo fatto. Poi dopo, appena sono finite, ci aggiorniamo per vedere se si fa altro, almeno per questa stagione estiva. Vi faccio vedere il primo progetto che è quasi finito, quindi sicuramente andrà online prossimo martedì. Per chi mi guarda in questo momento, non mi ricordo la data, però diciamo la prossima settimana. Questo è il top. È quasi finito, è molto minimal, molto veloce, molto estivo, molto giovanile, quindi io vi avevo già avvisati che non tutti i progetti
vanno bene per tutte le età, però devo dire che per le nostre, non so, nipoti, cugine, sorelle, eccetera, che hanno voglia di leggerezza, di gioventù, è un progetto ideale assolutamente. Poi, questo direi che va bene per tutte le età, non è finito, devo ancora aggiungere un po' di dettagli, ma almeno avete un'idea in generale. Vedete che sto lavorando adesso. Come al solito io non ho iniziato un progetto solo, ma tutti quanti, perché forse non lo sapete, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma quando mi arriva il pacco, c'è qualche punto ha quel colore lì, anche se magari ho lavorato lo stesso prodotto con un altro colore, io devo farlo, ho proprio necessità di farlo. Allora, questo è lavorato con il cotone ecologico bianco, questo qua è fatto con il Fioc Color, poi ho fatto sempre con il Fioc Color, lei è un cappellino, una beretta, no, un cappellino perché è estivo, quindi 50 grammi di prodotto, leggerissima, velocissima e perfetta per l'estate. In pratica non devi neanche nascondere i fili perché grazie al filato che è sfumato fa tutto lui. Poi abbiamo la t-shirt di Gabriel, questa un po' sta spaventando. Devo dire che sta spaventando perché non è stata molto capita. Si ha paura di non riuscire ad avviarla per una persona grande, quindi si ha paura di non riuscire ad avviarli a fare i conti giusti. Ma è molto facile. Vi ho detto che voi dovete farsi a capire quanto è la parte dietro, la parte davanti è uguale identica, le maniche sono più o meno la metà, quindi voi dovete fare 2 catenelle, fare tutti gli occhiali necessari per arrivare ai 40-45 cm. Vedete, se io indosso, se potessi indossarla, perché non posso indossarla, mi verrebbe molto stretta al collo, quindi magari se la volete un po' più leggera dovete mettere un po' più di centimetri. Il lavoro è lo stesso aumento, lo stesso cambio di colori, potete farla anche monocolore, cioè è molto bella per un maschio, è veramente bella. Io l'ho lavata, l'ho messo anche in asciugatrice, ecco perché è leggermente spulciata i fili, ma perché non sono stata attenta e l'ho messa con altri capi di abbigliamento. Poi ho fatto delle chicche un po' colorate, non so se riuscite a vederlo, sono dei fermacapelli, guardate, questo è il primo, questo l'ho fatto col Fioc Color, il secondo, li ho creati all'uncinetto, poi li ho incollati con la colla a caldo, e questo è quello più particolare che l'ho messo anche, l'ho pubblicato anche sui social, perché questa treccia la potete fare con diverse colorazioni, magari con diversi fili, magari un po' più corta, un po' più lunga, si nasconde nei capelli, potete farla anche monocolore. Ho fatto anche questi perché avevo voglia di divertirmi un attimo, quindi questi 3 fermacapelli. Diciamo che sono a questo punto qua, la borsa non l'ho ancora avviata perché mi sono detta, avevo già 3 progetti avviati, ho detto mi perdo un attimo dei punti, aspettiamo, però sto finendo il top colorato e poi andrò subito ad avviarla perché devo studiarmela un po', voglio metterci un po' di decorazioni dentro, diciamo così. Arrivati anche alla fine di questo podcast, diciamo che è stato un podcast informativo e anche un po' di aggiornamento sui vari progetti. Se mi sono persa qualcosa nel corso di queste settimane, perché magari mi avete chiesto qualcosa e me la sono dimenticata, per favore scrivetemelo.
a volte mi dimentico, ma perché non riesco a stare dietro a tutto. E come non basta, come vedete, ho portato anche la novità del gruppo e anche lì potete interagire, potete chiedermi, guarda Elena, vorrei fare questo, vorrei fare l'altro, c'è qualcosa che non va con questo progetto, c'è qualcosa che non va con quest'altro progetto, oppure semplicemente vedere le vostre bellissime creazioni. Io un po', come ho detto prima, le ho messe su YouTube, però non sono tutte, assolutamente non sono tutte. Mi dispiace per chi non ha Facebook, non si deve preoccupare perché sul canale la situazione rimarrà uguale, identica, non cambia niente. Il gruppo Facebook semplicemente è un'aggiunta per riuscire a interagire meglio. Ecco, tutto qui. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video podcast. Nel frattempo ci sarà il video tutorial e se riuscite invitate più gente possibile sul gruppo Facebook. Chi riuscite, chi ha piacere di esserci, non deve esserci un obbligo. E comunque io vi ringrazio tanto anche per tutte le condivisioni che fate dei miei video progetti, veramente siete tantissime, stiamo crescendo e io sono felice perché i risultati, non mi aspettavo questi risultati, non li ho mai aspettati, infatti le mie aspettative erano molto basse, invece grazie alla vostra collaborazione e partecipazione i risultati sono ottimi e io sono felice. Adesso abbiamo anche una comunità tutta nostra e non vedo l'ora di vedervi anche là con tanta partecipazione come qui sul canale.